Questo video non contiene spoiler. Benvenuti in questo nuovo video dello Scrigno di Laplace. Oggi andiamo a presentarvi la terza serie animata di Gundam, ambientata nell'Universal Century. Ovviamente ci saranno degli spoiler e quindi vi consigliamo di recuperare le serie precedenti prima di vedere questo video. ZZ era stata originalmente pensata per essere un sequel diretto della serie Z, e così è stato, ma solo sotto il punto di vista temporale. Infatti, se da un lato il primo episodio della serie ZZ appare con un naturale continuo dell'ultimo episodio dello Z, dall'altro vi è un totale cambiamento del cast di personaggi su cui si incentra la vicenda. In parte questa scelta appare obbligata dall'amaro finale dello Z Gundam, ma dall'altra vi è la precisa volontà di mandare in panchina molti dei personaggi chiave di quella serie, che erano legati a tematiche che questa nuova serie non voleva riprendere. Tomino aveva già mostrato una tendenza ad alternare opere drammatiche con altre più comiche, come ad esempio Space Runaway Ideon seguito da Combat Mecha Xabangol e Heavy Metal Hell Game. In questo caso, ciò si è tradotto nella creazione di un cast di personaggi molto giovani, allegri e con un umorismo al limite dell'infantile. Questo completo cambio di prospettiva non deve stupire troppo. Nonostante l'enorme budget messo a disposizione dalla serie Z Gundam, il cui comporto tecnico non può che essere elogiato, l'indice di gradimento fu piuttosto basso alla messa in onda. Fu questo a spingere i vertici della Sunrise e della Bandai a commissionare a Tomino un'opera così diversa dalle precedenti. La scrittura e la realizzazione dei personaggi venne affidata ancora una volta a Hiroyuki Kitasume, che venne così coronato come uno dei migliori artisti grafici negli OVA degli anni '80. Inizialmente Tomino, sebbene nominato regista ufficiale della serie, ebbe più un ruolo di supervisione sulla scrittura degli episodi. Tuttavia, a causa dei bassi ascolti, i dirigenti spinsero Tomino a cambiare registro verso tematiche e atmosfere più cupe, riviste in Z Gundam, ma creando una trama caotica e spiazzante sia per il pubblico adulto che quello più giovane, poco interessato alle dinamiche di potere in guerra o al concetto di new type. Questa volta il mechanical design rimane abbastanza in linea con quello della serie precedente, complice il fatto che in gran parte dello staff che si occupò dei mobile suit dello Z Gundam venne riconfermato. A Nagano e Fujita si aggiungono Mika Akitaka e Makoto Kobayashi, responsabili del design del nuovo Gundam protagonista della serie. La rottura con il passato vista nei personaggi non si estende quindi ai mecha, dato che alcuni mobile suit della serie precedente ricompaiono addirittura inalterati. Nel tentativo di strizzare l'occhio agli usi e ai costumi di altri celebri serie mecha degli anni precedenti, come Vultus 5 e Combatter 5, il Gundam principale può essere assemblato durante una battaglia grazie alla combinazione di più cacciaspaziali pilotati da altrettanti piloti. Questo cambiamento è funzionale alla necessità di avere un team di ragazzini che, uniti, combattono il malvagio antagonista di turno, leitmotiv di molte delle serie mecha per bambini. Ad ogni modo, fu grazie alle vendite dei modellini che la Bandai decise di non chiudere in anticipo la serie, nonostante gli ascolti deludenti. Questo è sicuramente un grande merito del mecha designer. Uscita nel 1986, dopo neanche un anno dalla conclusione dello Z Gundam, sicuramente questa è la serie più divisiva dell'intero franchise. In realtà, questa non è mai giunta in Italia, probabilmente frenata dallo scarso successo e dal fatto che il target in Italia era molto più adulto rispetto a quello giapponese. Nel 2015 la serie ha ricevuto una distribuzione home video doppiata in inglese, mentre in Italia esiste solo la versione sottotitolata dal gruppo Star Saber tra il 2010 e il 2016. Gundam ZZ è una serie ambientata nell'anno 88 dell'era universale, esattamente una manciata di ore dopo dagli eventi dell'ultimo episodio dello Z Gundam. Quest'ultima era finita con la conclusione del conflitto di Grips, nella quale la fazione dei Titans fu spazzata via insieme ai suoi leader Jamitov, Bask e Kinsey. Anche il geniale ed enigmatico Scirocco trovò la sua morte, per mano proprio del protagonista della serie, il giovane Camille Bidan. Apparentemente, l'Anti-Earth Union Group è la fazione vincitrice, ma in realtà gli ultimi scontri hanno lasciato la loro nave ammiraglia, l'Argama, sola, pesantemente danneggiata e a corto di personale.
Dato lo stato vegetativo di Camille, causato dallo scontro all'ultimo sangue con il Dio di Scirocco, l'inesperta Fayuiri è l'unico pilota a disposizione del comandante Bright. Come se non bastasse, il tenente 4 o Charles Navel che dir si voglia, ossia il leader politico e spirituale dell'Eyug, risulta disperso e dato per morto nello spazio sconfinato. L'ecatombe che si è consumata durante l'ultimo scontro costringe il comandante Bright a portare l'Argama verso una delle più antiche colonie di Side 1, Shangri-La, in cerca di riparazioni. Shangri-La non è esattamente la colonia che uno si aspetta di trovare. Una buona porzione di essa è occupata da un'enorme discarica a cielo aperto di rottami di vario genere e la parte abitata appare tecnologicamente piuttosto povera. In generale, l'intera colonia sembra mal ridotta e la sua popolazione impoverita, probabilmente dalla guerra. Però in generale Shangri-La presenta uno scorcio di colonia spaziale molto più sporco rispetto a quelle viste nelle serie precedenti. La colonia è governata da una classe politica corrotta, a cui si affianca una corporazione di robi vecchi, che però ha più l'aspetto di un'associazione a delinquere. Sullo sfondo vi è la Federazione Terrestre, che appare più debole e frammentata che mai. Dopo lo scioglimento dei Titans, infatti, non ci è dato sapere cosa i vertici federali intendono fare con le due fazioni rimaste in gioco, l'Eyug e Neo Zeon. Purtroppo, su molti punti di vista, il contesto fornito dalla serie è carente. Quindi possiamo solo immaginare che l'incompetenza dilagante ai vertici della federazione, definiti da Giren Zabi come milioni di cellule impazzite che puntano a mangiarsi fra loro, abbiano causato l'immobilismo di questa fazione, in attesa di assistere agli sviluppi dello scontro tra Eyug e Neozeon. Qualche indizio in più sulle mosse della federazione verrà dato in un'altra opera, ma ne parleremo a tempo debito. Per quanto riguarda Neozeon, la situazione è ben diversa. Nella serie principale sono stati coinvolti solo marginalmente nel conflitto di Grips, dunque le perdite da loro riportate sono molto limitate. A mancarne la piccola Minerva si trovano in una posizione di vantaggio rispetto all'Eyug e intendono sfruttarlo per restaurare il principato di Zion su Side 3, sotto il controllo della famiglia Zabi, ma non solo. Neo Zion ha ereditato le antiche mire del principato e intende liberare gli spazionari dal gioco della Federazione Terrestre. Per farlo, intende sfruttare i momenti di debolezza dei federali per accattivarsi le simpatie degli spazionoidi coloniali. In realtà, gli obiettivi di questa fazione sono più complessi ed articolati, ma, in accordo con la natura spoiler-free del video, eviteremo di esporli in modo più chiaro. Infine, il resto dell'Eyug e Karaba appaiono indebolite e poco pesanti sia come uomini che come risorse. L'Eyug mantiene le sue basi sulla Luna e sotto la direzione del solito Wong Li riuscirà di tanto in tanto a rifornire di mezzi e risorse l'Argama. Tuttavia, il suo dispiego di forza è ben lontano da quello mostrato nella serie precedente, in occasione dell'attacco a Jaburo o nell'operazione Millstorm. Anche Karaba, che nella serie precedente si era resa protagonista di operazioni militari rilevanti come l'attacco alla base del Kilimangiaro, adesso è relegata al ruolo di supporto logistico in alcune azioni che coinvolgono l'Argama di Bright. Per completezza, sebbene non abbiano alcuna rilevanza ai fini della trama narrata della serie, è necessario citare le colonie denominate Moon Moon e Tigerbound, entrambe al limite della canonicità. La prima pare essere una delle prime colonie costruite che per qualche motivo fu abbandonata a se stessa e la cui popolazione ha sviluppato un culto religioso che ripugna l'uso della tecnologia e che professa il culto della luce, basato su pace e speranza. Sono molti i punti che fanno acqua nella cronistoria di Moon Moon, pertanto eviteremo di dilungarci oltre. Tigerbaum, invece, è una delle colonie di Sede 3 che, al posto di restare sotto il controllo della Repubblica di Zion, è finita nelle mani di un pervertito uomo d'affari che l'ha resa una zona demilitarizzata. Fatte queste premesse storiche, andiamo ad addentrarci nei dettagli della serie. Cominciamo dalle animazioni. Lo stile grafico di Mobile Suits resta in linea con quello proposto dalla serie precedente, con molti modelli trasformabili come lo Z Gundam. Questa serie, probabilmente per soddisfare la Bandai intenzionata a vendere i modellini, propone un gran numero di modelli di Mobile Suit diversi, soprattutto per la frazione di Neo Zeon. Anche per i personaggi si possono riscontrare forti similitudini con lo stile grafico della serie Z, anche se, purtroppo, molte animazioni e rappresentazioni sono inquinate dal contesto comico di alcune scene. Si assiste quindi a momenti di imbarazzo, a esagerate reazioni che deformano i volti e a rapidissimi movimenti inconsulti.
Se il tutto ha come obiettivo suscitare ilarità nel giovane spettatore, non si può dire che ciò vada a favore di una caratterizzazione seria dei personaggi, come invece era stato nello Z. A onor del vero, bisogna comunque sottolineare che quando la serie vuole essere più drammatica, lo stile ritorna a quello più pomposo e dettagliato a cui eravamo abituati. Un neo di questa serie, a nostro avviso, sono i fondali di alcune scene che appaiono quasi abbozzati. In generale, per le parti in cui non ci si trova nello spazio, gli ambienti sembrano poco curati e buttati un po' alla meno peggio, come se tanto il soggetto della scena fosse semplicemente il mobile suit di turno. Nell'esempio lampante la discarica a cielo aperto di Shangri-La nei primi episodi. Per quanto riguarda le musiche, le host furono commissionate dallo stesso autore di quelle della serie precedente, Shigeaki Segusa, ma si differenziano per una serie di motivi. In primis, anche se agli spettatori questa cosa probabilmente non interessa, sono più brevi e non tutte presentano 2 o più parti separate all'interno della composizione. Spaziano molto di genere e atmosfera rispetto a quelle dello Z, ma anche dello 0079, perché introducono un nuovo mood, quello comico, presente ad esempio nella traccia 5 del CD1 Mini Mobile Suite o nella traccia 9 del CD2 Friends from Shangri-La. Ma ciò che sorprende di più è l'estrema cura con la quale ogni traccia, a prescindere se piaccia o meno, è stata prodotta. A parte quelle 2 o 3 in cui è copiato lo stile principale presente nello Z, come Griff, tuttavia scelta giustificata dalla vicinanza sia di trama sia di produzione delle 2 serie, le host sono particolarmente originali e Junktown, The Street of Zusa del CD1, Neo Zeon, Gundam ZZ e Setting Sun of the Battlefield del CD2 sono probabilmente le più riuscite. Ovviamente valgono la pena di essere menzionate anche le sigle di apertura e di chiusura. It's Not an Anime e la sua ending corrisposta sicuramente sono quelle più infantili, ma considerando la trama iniziale non sono fuori contesto. Mentre Silent Voice, con il suo stile pop, è dedicata a un personaggio che farà parlare molto di sé nella parte finale, Aman Karn. Infine, la seconda ending calza a pennello soprattutto all'interno di determinate scene. Gundam ZZ punta tantissimo, forse pure troppo, sugli scontri. Addirittura, per non rischiare di annoiare il giovane spettatore, il comparto del mecha design snocciola ben 45 modelli di mobile suits, di cui 22 completamente originali. Se nelle altre serie viste finora i combattimenti sembravano più o meno sempre ben amalgamati con la trama, nello ZZ si percepisce un po' la logica del combattimento a ogni costo. Ciò si traduce talvolta in motivazioni grottesche per giustificare lo scatenarsi di un nuovo scontro che spesso non porta nulla di concreto alla trama. Così come i personaggi della trama, anche i combattimenti della serie appaiono più serrati e interessanti nell'arco narrativo intermedio e negli episodi finali, mentre appaiono buffi e demenziali nei punti più ridicoli della serie, come alcuni episodi iniziali e altri filler. Ciò è accentuato dalla grande quantità di personaggi carismatici che, nel bene o nel male, in questa serie affollano i campi di battaglia. Certo, questa evoluzione della tipologia dei combattimenti può essere correlata con l'evoluzione della percezione della guerra da parte dei giovani protagonisti
i quali cominciano prendendo sotto gamba le insidie di una battaglia e terminano con la piena coscienza di ciò che si prova a stare in un campo di battaglia. Inoltre, in Gundam ZZ si estremizza il concetto della nave spaziale inutile in rapporto all'uso dei Mobile Suits. Certo, una cosa del genere era emersa anche dalle precedenti serie, ma in ZZ le navi spaziali appaiono come semplici comparse, tanto che vere e proprie battaglie tra flotte sono del tutto scomparse dalla scena. Un'ultima nota riguardante i combattimenti è da ricercare nella grande quantità di dialoghi che avvengono durante uno scontro tra i piloti coinvolti. Se è vero che Z Gundam aveva aperto la strada a quel tipo di interazioni, Gundam ZZ ne approfitta largamente, dando quindi ancora più spazio a vere e proprie conversazioni sul campo di battaglia. Questo, siamo giunti alla fine del video. Vi chiediamo di lasciare un like e un commento come feedback da prendere in considerazione durante la scrittura dei prossimi video. Ringraziamo inoltre i gruppi Facebook che hanno contribuito a dare visibilità al canale, tra cui Goldrick e Gundam Collection, Gundam Core Community, Gundam Universe e Gundam Italian Club. Potete seguirci sulla nostra pagina Facebook e su quella di Instagram, sulle quali pubblicheremo aggiornamenti sui prossimi video e altre curiosità sul mondo Gundam, in particolare sull'universo UC. Saluti e alla prossima!